Vorresti scrivere un'email a un amico o a un'amica, ma temi di commettere troppi errori? Nessun problema, perché dopo una visione di questo video ti assicuro che saprai farlo. Ti insegnerò tutto ciò di cui hai bisogno per scrivere in italiano. Questo canale si chiama Italiano con Eli ed è pensato per te che ami la lingua e la cultura italiana. Pubblico un video ogni sabato, quindi potresti prendere in considerazione l'idea di iscriverti a questo canale e così avrai modo di rimanere in contatto con la lingua italiana. Mi raccomando, ricordati anche di attivare la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. Italiano con Eli. Io mi chiamo Elisabetta e sono una Neuro Language Coach. Che cosa significa? Che mi occupo di formazione linguistica utilizzando il coaching, quindi sostanzialmente lavoro per obiettivi e garantisco che i miei studenti riescano a raggiungere i propri obiettivi, e allo stesso tempo utilizzo le neuroscienze, ovvero ciò che ci dicono gli studi in materia sul funzionamento del cervello. Ciò mi consente di fare in modo che i risultati delle persone che lavorano con me siano particolarmente positivi e che l'apprendimento quindi avvenga nel migliore dei modi. Vuoi sapere quali sono i 10 elementi essenziali per imparare l'italiano in modo efficace? Se è così, ti consiglio di scaricare la mia guida pratica che ogni studente di italiano dovrebbe seguire, nella quale avrai modo appunto di vedere quali sono i punti chiave per poter avere un viaggio dell'apprendimento efficace. Ricorda che potrai scaricare la guida dal mio sito elisabettamacani.com e potrai anche scegliere di leggere la guida in italiano, in inglese o in spagnolo. Cominciamo dall'inizio. Come chiamiamo l'email noi italiani? Allora, possiamo dire e scrivere email e pertanto scriverlo con un trattino e trattino mail, oppure possiamo scrivere email in un'unica parola. C'è anche la forma mail, naturalmente la sto pronunciando come pronunciamo noi italiani, quindi possiamo anche dire ti ho mandato una mail, oppure, e questa è l'ultima opzione, possiamo usare il termine italiano posta elettronica. Ora, per quanto riguarda le prime tre forme, cioè quelle che procedono direttamente dalla lingua inglese, ricorda che la Treccani consiglia l'utilizzo di email con il trattino. Questo perché questa forma permette chiaramente di vedere la composizione della parola, in cui il primo elemento E sta proprio per elettronica. Un'altra questione importante è il genere. Noi diciamo la posta elettronica, qui non c'è alcun dubbio, è femminile. Per quanto riguarda invece tutte le forme che procedono dalla lingua inglese, oggigiorno possiamo dire che prevale il femminile, anche se occasionalmente c'è chi utilizza questi termini al maschile. Per inviare un messaggio di posta elettronica avremo bisogno di un indirizzo email. Ebbene, nell'indirizzo ci sono due parti importanti. Se per esempio vediamo l'indirizzo mariorossi@gmail.com, come vedete ho pronunciato il nome di due elementi importanti. Il primo è chiocciola. La chiocciola è un animale. La chiocciola rispetto alla lumaca si differenzia proprio per il fatto di avere la conchiglia, la casetta, e l'altro elemento importante è il punto, quindi dovremo dire di nuovo mariorossi@gmail.com.
A proposito, come si chiama la chiocciola nel tuo paese? Succede come in italiano? È legata a un animale oppure a qualcos'altro? Scrivimelo nei commenti. Per scrivere una mail possiamo seguire delle semplici regole. Ricorda che il testo di una mail ha una struttura ben precisa, quindi se organizzi la mail in paragrafi, utilizzando delle formule di apertura e di chiusura appropriate, sei già a metà strada. Ora vedremo insieme alcune espressioni utili che potrai utilizzare in una mail informale. Innanzitutto, che cos'è una mail informale? È quella che generalmente si invia ad amici o parenti e che ha un tono confidenziale. È anche un testo nel quale possiamo utilizzare delle espressioni tipiche della lingua parlata e anche delle faccine o emoji per dare maggiore espressività. La formula di apertura cambia a seconda del destinatario. Potremmo utilizzare un semplice ciao oppure caro, cara, seguito dal nome del destinatario. Naturalmente l'uso di caro o cara presuppone un maggiore grado di confidenza. Esiste poi addirittura la forma carissimo, carissima o al plurale carissime, carissimi. Nella parte introduttiva, innanzitutto potremmo ringraziare per la corrispondenza precedente, per esempio dicendo grazie per la tua mail, oppure sono stato o stata molto felice di ricevere la tua mail, o ancora mi ha fatto molto piacere avere tue notizie, eccetera. E poi per scusarci, eventualmente se abbiamo scritto o abbiamo atteso molto tempo prima di rispondere, potremmo dire scusa se non ho risposto prima, ma sono stato molto impegnato o sono stata molto impegnata. O ancora è passato tanto tempo dall'ultima volta che ti ho scritto. Oppure scusa se ci ho messo così tanto a scriverti. Passiamo ora al corpo della mail, che è la parte principale, quella in cui dirai per quale ragione scrivi. Ecco qualche frase che potrebbe essere utile. Scrivo per dirti che ho deciso di... Oppure vorrei chiederti se mi puoi fare un favore. Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi di... Oppure non sai quanto mi dispiace, ma purtroppo... eccetera. Quando concludiamo una mail diretta a un amico o a una persona con cui abbiamo una certa confidenza, potremmo optare per delle frasi di circostanza, per esempio contenenti un augurio, del tipo spero di rivederti presto, oppure non vedo l'ora di vederti, o ancora spero di ricevere presto tue notizie. Oppure possiamo utilizzare anche un'espressione di affetto del tipo è stato bello avere l'occasione per scriverti queste poche righe. Detto questo, possiamo passare ai veri e propri saluti e quindi potremmo dire come saluto finale fammi sapere, un abbraccio, con affetto, a presto, un caro saluto. Buon fine settimana, tanti baci, un bacione. Ci sono moltissimi modi. Infine, naturalmente ci sarà la firma che non dovrà avere il cognome perché si tratta di una mail informale. Allora, com'è andata? Saresti in grado di rispondere a una mail? Vediamolo subito. Ho per te un messaggio di posta elettronica che è pensato proprio per te. Infatti, al posto dello spazio, immagina che ci sia il tuo nome. Ti chiedo di rispondere alla mia mail qui sotto nei commenti.
Se questa video lezione ti è stata utile, ti chiedo di mettere un mi piace e di condividerla con i tuoi amici. Se poi decidessi di iscriverti al canale, io sarei super felice. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli. Ehi, oggi abbiamo parlato della mail, ma che mi dici del telefono? Saresti in grado di fare una chiamata in italiano? Da un'occhiata a questi video!